Segnale stradale. Tu sei un cavatappi. La padella. Come posso migliorare il mio vocabolario? Come faccio ad imparare nuove parole italiane? Un insegnante di lingua italiana probabilmente ti direbbe di leggere molto, di guardare dei film, di parlare con un madrelingua, oppure di ripetere continuamente nella tua testa i vocaboli italiani che desideri imparare. Questi sono tutti validi consigli. Mentre studiavo la lingua inglese, ricordo di aver guardato un video che insegnava un metodo innovativo. Così ho iniziato ad utilizzarlo, l'ho fatto mio e mi ha permesso di imparare i vocaboli in modo super veloce. Si tratta di un metodo che bisogna applicare con costanza un pochino ogni giorno. Si tratta anche di allenare la propria mente a pensare in un'altra lingua. Sono le 7 di mattina. La sveglia suona. Tempo di fare colazione, di lavarsi, di vestirsi. Prima di uscire di casa trovo un post-it sulla porta con scritto "Impara nuove parole". Questo mi ricorda che oggi devo applicare il mio metodo di studio. Dal momento in cui esco di casa devo fare attenzione alle parole che non conosco. Vedo una macchina parcheggiata per strada e penso Macchina. Andando al lavoro vedo un segnale stradale e penso Come si chiama questo in italiano? aspetta, lo so. Segnale stradale. Benissimo, ma quando è il momento di pranzare apro il cassetto e mi trovo di fronte ad un oggetto misterioso. Come si chiama questo oggetto? Proprio non mi viene in mente. Tiro fuori il telefono e cerco subito la traduzione. Cavatappi! Ascolto la pronuncia di questa parola e poi la scrivo nella lista dei vocaboli. Nel corso della giornata la stessa cosa succede per la scala, l'evidenziatore, la padella e molte altre parole. Oggi ho aggiunto 10 nuove parole alla lista e sono sicuro che domani me le ricorderò tutte quante. E così accade davvero. Tu sei un cavatappi. La scala. Sul tavolo ci sono 3 evidenziatori. La padella. Ma ogni giorno ci sono sempre nuove parole da imparare e da scrivere. Alla fine della giornata potresti ritrovarti con 3 parole, potresti ritrovarti con 10. Dipende dal tuo livello di italiano e dal luogo in cui ti trovi. Il mio consiglio è sempre quello di non esagerare. È più importante la costanza che la quantità. Beh, che dire, ora non ti resta che provare.